Eh sì, alle volte è proprio vero, non sai di desiderare qualcosa finché non la provi. Vale per la vita in generale, ma anche per gli accessori tech, e me ne sono reso conto provando in diversi momenti gli accessori tech di cui vi voglio parlare oggi. Sono 4, non c'entrano nulla l'uno con l'altro e non hanno apparenti punti in comune, se non che ognuno di loro è, direi, abbastanza singolare. Sì, oggi vi parlerò di 4 accessori tech che non sapevo di desiderare e forse non lo sapete neppure voi. I primi sono una coppia di lampadine smart che davvero non sapevo di desiderare. Si chiamano Single Pulse, sono molto grandi e sono anche molto belle secondo me in questa appariscente colorazione rosso amaranto, che dà un tocco in più, ma se avete gusti diversi ci sono anche in colorazione argento. Io ho la coppia, formata dalla lampadina Master e da quella Satellite, ma vengono anche vendute in versione singola. Sono ovviamente lampadine altamente tecnologiche, altrimenti non sarei qui a parlarvene. Sono dotate di Bluetooth e c'è anche una proprietaria per gestire tutte le funzionalità, che si dividono in luminosità e suono. Già, perché se sono così grandi, il motivo è che all'interno di ognuna vi è uno speaker in grado di erogare 13 watt, speaker sviluppato in collaborazione con un'azienda top come JBL. Una volta collegata alla Master si possono collegare a cascata tutte le lampadine satellite, che si connettono alla Master con un collegamento Bluetooth proprietario, capace di coprire un raggio di 35 metri e permettendo quindi di aggiungere fino 8 lampadine in tutta la casa, comandabili singolarmente o simultaneamente dall'applicazione. La lampada eroga una piacevole luce calda a 2700 gradi Kelvin e 600 lumen massimi, che possono essere regolati tramite l'interfaccia, ottimi quindi sia per illuminare una stanza, ma anche per avere una bella atmosfera da lettura, magari sul comodino di casa o sulla scrivania. E la stessa cosa vale anche per la musica, si può gestire il volume per ogni singola lampada oppure per tutte assieme e si può scegliere, come ho fatto io, di creare anche un effetto stereo, mettendo infatti le due lampade ai lati del letto. L'audio, devo dire, è perfettamente sincronizzato e il sound è davvero gradevole per l'utilizzo che ne va fatto, a mio parere, naturalmente, cioè d'ascolto casual e rilassato. Ciò vuol dire frequenze basse, poco presenti, ma un ottimo bilanciamento sui medi e sugli alti. E quindi sì, non pensavo di desiderarle, ma ora che le ho, devo dire che me la godo alla grande, soprattutto a letto, sfruttando appunto la versatilità che offrono. Certo, non costano pochissimo, ma insomma per la tecnologia che offrono secondo me ci sta, e come sempre trovate il link di questo e di tutti gli altri prodotti qui sotto in descrizione. E secondo voi sapevo di poter desiderare un power bank? Non uno qualsiasi ma un mostro da 50.000 mAh di potenza, già una batteria gigante e anche pesante, ma così deve essere, perché diffidate sempre da una batteria che promette 1000 mAh e poi alla fine è leggerissima, perché probabilmente il produttore sta barando. Maxwell invece le cose le fa sul serio e lo si vede da diversi dettagli. Il primo è la costruzione curata e precisa e un design semplice però funzionale, perché nonostante le dimensioni e un peso da 1,2 kg, questo form factor la rende comunque agevole da trasportare anche grazie alla borsettina da trasporto, borsetta che può contenere anche tutti gli adattatori in dotazione, e sono tantissimi, già perché questo powerbank, sebbene abbia ben 4 porte USB, ha anche 2 uscite, una 12 e l'altra 20 volt, che servono a ricaricare i computer portatili praticamente di tutte le marche più conosciute come Dell, HP e Sony, tranne una però. Già, rimangono fuori i computer di Apple, probabilmente per problemi di licenza sui connettori, ma per tutti gli altri la K2 rappresenta sicuramente una scelta ottima se si desidera lavorare all'aperto per diverse ore e senza avere problemi di autonomia. Insomma, con 50.000 mAh state tranquilli che ne avete da lavorare prima di rimanere a secco. Certo, la ricarica del powerbank poi richiederà un'intera notte, circa 8 ore, ma dai, ci sta, così come anche il prezzo impegnativo, è vero, ma se vi servirà per lavorare è sicuramente giustificato. Il terzo, per desiderarlo bisogna avere prima un dispositivo che sicuramente non è utilissimo in senso stretto, ma al quale io ormai non riesco più a rinunciare. Parlo ovviamente del mio Apple Watch, il primo modello che porto sempre al polso, già sempre, tranne in tutte quelle occasioni in cui so già che andrò in piscina o al mare, perché la prima serie, a differenza della seconda, non è impermeabile. Ecco perché quando ho visto la custodia Catalyst in grado di rendere impermeabile Apple Watch, l'ho subito desiderata. È una custodia totale, perché offre anche il cinturino in silicone, e che non sia un oggettino da 4 soldi, lo si nota subito, tanto che ci vuole un cacciavite per montarlo, e questo sicuramente non rappresenta una comodità, ma è necessario per garantire che la certificazione IP68 protegga al meglio il prezioso oggettino di Apple. La cosa che ho apprezzato è che una volta al suo interno
all'interno il display rimane comunque scoperto grazie alla guarnizione che protegge dall'acqua a tutto vantaggio della sensibilità e della visibilità, che così viene preservata al meglio e di fatto non si perde nulla nemmeno in comodità, in quanto sono riprodotte e ben accessibili sia la corona che il tasto laterale. Dunque, protezione all'acqua fino a 5 atmosfere e anche ad eventuali urti. Certo, l'estetica un po' perde, ma se come me non volete rinunciare ad Apple Watch nemmeno quando andate al mare o in vacanza, beh, non potete non desiderarlo. E l'ultimo dei 4, ve lo confesso, non sapevo di desiderarlo finché non ho iniziato a provare sempre più spesso cuffie e auricolari di alta qualità, prodotti dalle prestazioni e dal costo elevati, che secondo me meritano di essere provati al meglio. E sebbene io non sia certo un audiofilo, ma direi più che altro un amante della musica come tutti voi, ho deciso di acquistare un DAC audio esterno e ho scelto il Dragonfly di AudioQuest. L'ho scelto perché, come vedete, è davvero minuscolo e perché oltre a essere un DAC USB è anche un amplificatore per smartphone che non necessita di alimentazione. Sostanzialmente può quindi essere utilizzato con un computer fisso o un portatile per aumentare la qualità audio, andando di fatto a bypassare la scheda audio integrata, e vi garantisco che fa la differenza, soprattutto con file audio di buona qualità, dove è possibile apprezzare sfumature altrimenti sconosciuti e quindi sfruttare al massimo le qualità di cuffie come le Sennheiser Momentum 2 Wireless, cuffie che ovviamente da spente e collegate via cavo danno davvero il meglio di loro. Ma aggiungendo la spesa di un camera kit connector di Apple o di un adattatore OTG per Android, si può usare il Dragonfly anche come DAC esterno portatile per smartphone, e anche in questo caso ovviamente la differenza è percepibile e anche da orecchie poco allenate, soprattutto per la potenza del volume che è sensibilmente più alto. Insomma, se amate la musica e vi piace ascoltarla con una certa qualità anche in mobilità, beh, questo potrebbe essere un oggettino che non sapevate di desiderare, fino ad adesso almeno, ma magari mi sbaglio, Ad ogni modo non vedo l'ora di leggere qui sotto cosa ne pensate, e se vi è piaciuto il video, lo sapete, no? Un like, una condivisione o iscrivervi al canale, beh, mi faranno felice. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui domenica prossima sul mio canale YouTube.